Salve a tutte, sono qui con una bellissima sorpresa e con una bellissima ragazza, come potete vedere. Valentina, adesso vi racconto tutto su di lei. Valentina, che tutti conoscono come Vivian per il suo bellissimo blog, che poi vi farò conoscere. Dunque, Valentina è la figlia di una cara amica di Expat Click, Gabriella, che da tanti anni scrive per il nostro sito e che ci segue da tanto tempo. E insieme a lei abbiamo avuto, o potrei dire ha avuto lei, questa bellissima idea di andare un po' a vedere che fine hanno fatto i nostri figli expat, figli e figlie naturalmente, perché molte mamme ci scrivono preoccupate di quello che succede a questi ragazzi che magari spostiamo da un paese all'altro, sradichiamo, portiamo da una scuola all'altra, e vogliono sapere che cosa succede in futuro a questi ragazzi, che scelte fanno, dove vanno a vivere, che tipo di lavoro scelgono, sono equilibrati, sono emotivamente felici, eccetera eccetera. E quindi abbiamo deciso di fare questa cosa. Io oggi incomincerò a chiedere alcune cose a Valentina e poi a partire dal mese prossimo starà a lei, con la sua grande esperienza di bambina espatriata, a intervistare altre giovani donne e giovani uomini che sono cresciuti in espatrio e adesso hanno costruito la loro vita da adulti. Quindi ciao Valentina, grazie anche per aver organizzato questa intervista. Sono emozionatissima, è la prima volta che sono io che intervisto con un microfono in mano. Allora Valentina, raccontaci un pochino di te, dove hai vissuto in passato, cosa ti ha portato all'estero, eccetera. Allora, dunque io sono figlia d'expat appunto perché da quando avevo 2 anni praticamente i miei lavoravano all'Eni tutti e due, poi hanno cambiato, sono stati mandati prima in Gabon, quindi ho fatto lì 1 anno e mezzo, quasi 2, penso in un paio di anni, in Gabon, e io avevo 2-3 anni. Mia sorella praticamente è nata lì, cioè non l'hanno partorita in Italia, però a 10 giorni mia mamma l'ha portata giù in Gabon, quindi era praticamente piccolissima. E devo dire che anche se appunto ero veramente piccina, ho tantissimi ricordi di questo periodo, ricordi visivi, ricordi di odori, ricordi tattili proprio, tipo la sabbia sotto i piedini, giornate che facevamo, cosa facevamo, abbiamo fatto anche, siamo andati a Ighela, ricordo gli animali, la sabbia. Veramente tantissimi, le persone ovviamente, sia gli italiani, expat, amici dei miei, sia la mia babysitter, il giardiniere, insomma veramente tantissimi ricordi, quindi anche sicuramente viaggiare fin da piccoli, i bambini assimilano, si ricordano, perlomeno per me è stato così. Ma anche mia sorella, che era ancora più piccola, comunque anche lei ha diversi ricordi. Poi ho fatto le scuole elementari, le scuole medie in Italia, normali diciamo, normalmente. Poi invece allo scoccare, quando dovevo andare in prima liceo, nuovo expat, nuovo contratto che doveva essere prima di 2 anni, poi sono diventati 3, al Cairo, in Egitto. Un posto dalle 1000 sfaccettature meravigliose, ma che a 13 anni, onestamente, a me io non riuscivo a cogliere l'importanza della possibilità che mi si stava presentando, perché quello che mi interessava a quell'età era stare con i miei amici, andare ai concerti, suonare uno strumento, quindi le cose che vuole fare una tredicenne, no? Uscire la sera, le prime uscite, insomma le cose da tredicenne, quindi a me andare a vedere le piramidi, scoprire l'archeologia, la storia, non solo non mi interessava, ma soprattutto la cultura che era così diversa proprio dalla mia, dalla nostra. Io mi sentivo con i miei compagni di scuola in prima liceo che loro erano molto più piccoli. Se io in prima liceo cominciavo a essere ragazzina, loro erano veramente molto bambini in confronto a me, quindi mi sentivo veramente spaesatissima, e il primo anno praticamente sbattevo la testa al muro perché dicevo: dove mi avete portato? Riportatemi indietro, perché magari se mi avessero portato in giro in Europa
sarebbe stato più simile comunque a me la percezione dell'adolescenza. Invece così era un'adolescenza completamente diversa, se non che comunque dopo i primi problemi iniziali ho avuto da una parte pazienza, da una parte comunque la curiosità, avevo curiosità, quindi alla fine mi sono abituata, loro sono abituati a me, perché in quel caso ero io l'aliena, ma aliena veramente, cioè per me quando un mio compagno mi chiedeva che vedeva scritto Nirvana sul mio zainetto, ma chi sono i Nirvana? Per me era come dire un'eresia assoluta, come tu a 14 anni non conosci i Nirvana? Tu in che mondo vivi? Quindi era veramente per me sta gente da dove è arrivata. Poi mi sono abituata, loro sono abituati a me e quindi da lì mi è piaciuto tantissimo, c'è stata per me un'esperienza stupenda che mi ha formato in tutti i sensi possibili e immaginabili e che non volevo più venire via. Ho fatto la scuola inglese, non ho specificato, ho fatto la scuola inglese, invece mia sorella ha fatto la scuola italiana, quindi per lei è stato un pochettino più semplice forse, perché era in mezzo a bambini italiani, quindi bene o male era così semplicemente un po' un cambiamento, ma sostanzialmente nel suo ambiente di bambini italiani, invece per me era veramente tutto diverso. Scuola inglese molto internazionale con veramente gente da tutto il mondo e quindi è stata una cosa fantastica alla fine di questi 3 anni, non volevo tornare indietro. Quando sono tornata indietro ho avuto il doppio culture shock, perché quello che io pensavo di ritrovare qua, cioè i miei compagni delle medie che avevo lasciato, la mia Milano, le mie cugine, i miei spazi, era chiaramente cambiato, ovviamente a quell'età il cambiamento è super veloce, quindi le altre persone, le altre compagne avevano cambiato scuola, compagnie, amicizie, sport, insomma tutto quello è. E poi mi scontravo anche comunque con una realtà che mi sembrava un po' più, sarò banale, ma chiusa. Come immagino tutti gli altri figli di expat ritornati poi a scuola. Ho continuato poi la scuola inglese qua, ma devo dire che non mi ha entusiasmato. Ora spero che non mi senta nessuno della scuola inglese di Milano, ma mi sono trovata in una scuola che era praticamente fatta di italiani che andavano lì da quando erano piccoli, ma diciamo che di internazionale avevano ben poco. E vabbè, poi mio papà ha fatto anche un periodo a Malta, io ero già grande, avevo già le mie cose da fare, i miei lavori, quindi non l'ho seguito subito, però poi dopo, da sola, adesso sono tornata a Malta perché sono comunque sempre rimasta molto legata a quell'isola, anche se non ho fatto un vero e proprio expat lungo di anni insieme alla mia famiglia. E quindi ora sono expat da sola e diciamo che il mio lavoro mi permette di essere un po' ovunque nel mondo, perché sono freelance, ho un blog di benessere e di viaggi appunto, quindi a me basta una connessione internet e posso lavorare comunque da remoto, quindi questo è un po' anche il progetto di vita, il sogno che spero che si possa continuare a realizzare e andare avanti. Vediamo insomma come andrà. Per adesso sono contenta. Sono curiosa. Grazie Valentina, sono curiosa. Quanto della tua esperienza passata ti ha portato oggi a fare questo tipo di lavoro e a vivere all'estero? Sicuramente tutto, cioè io sono proprio... Non dico che se fossi rimasta qua sarei stata una persona completamente diversa, perché comunque l'insieme, ciò che mi ha creato, che ha creato la mia personalità, sono state un insieme di cose, sia la vita che ho fatto qua, negli anni in cui stavo qua, sia la vita che ho fatto negli altri paesi quando ero all'estero, sia i miei genitori, che comunque sono tutte e due. Hanno sempre avuto anche loro una mentalità, un insegnamento molto aperto. Mio papà, per esempio, lui è nato a Mogadiscio perché mio nonno stava nell'aeronautica, quindi mia nonna è andata giù con la nave, un viaggio lunghissimo per raggiungere il marito. All'epoca non c'era, non dico internet, ma neanche praticamente il telefono, insomma, e quindi questi viaggi della speranza, mia nonna l'ha partorito giù senza avere la possibilità di tornare così, il mese prossimo torno a Milano, poi torno giù.
Quindi insomma anche loro mi hanno sempre insegnato, forse consciamente o inconsciamente, questa apertura mentale, però chiaramente aver vissuto in un paese straniero, in più paesi stranieri, aver fatto la scuola internazionale, in paesi anche così diversi come l'Africa quando ero piccola, l'Egitto, Medio Oriente, quindi sono stati veramente degli insegnamenti che indubbiamente se non facevo sul campo, magari all'inizio non percepivo, ma se non li avessi fatti sul campo forse ora tante sottigliezze della nostra società odierna non le potrei capire così bene e potrei cadere nei luoghi comuni come tanti ragazzi e anche adulti purtroppo cadono perché non hanno mai parlato magari con una persona che ha un'idea, una religione, uno scopo di vita completamente diverso dal proprio, quindi cadono in questi luoghi comuni un po' per sentito dire, un po' per sentito il telegiornale, un po' perché ho visto il film, però è molto diverso, quindi sicuramente mi è stata una grande fortuna la mia. Quindi più a conti fatti, adesso che insomma che sei che sei una donna adulta e che si è creata la sua carriera, la sua professione indipendente, vive indipendentemente dai genitori fuori, a conti fatti l'esperienza di espatrio da bambina e da adolescente è positiva? Sì. Sì, assolutamente. A volte ripenso ai primi anni, appunto, soprattutto dell'Egitto, perché era quello che ho fatto nell'adolescenza, quindi quello più difficile. E quindi ripenso un po' a quei momenti difficili, però poi sono più momenti belli del dopo che mi ricordo, e quindi indubbiamente mi ha incuriosito sempre di più a viaggiare, a voler conoscere, avere amicizie da tutto il mondo, a voler conoscere tante persone. E per un po' di anni questa cosa mi si era un po' fermata, devo dire la verità, avevo avuto anch'io un po' come dire, mi ero sedimentata però mi sentivo vuota e quindi poi sono tornata a viaggiare. Purtroppo io avrei desiderato che i miei potessero fare un altro expat, quindi fare un altro expat come famiglia, l'ho voluto fortissimo, ho proprio implorato i miei, ma non è che dipendeva da mio papà, non è che poteva dire bene, io adesso mi autocontratto, quindi non ho avuto altri contratti purtroppo e quindi non abbiamo fatto altri expat in famiglia, ecco. Lui ha fatto Malta da solo, ma era poi un altro discorso perché io avevo un bellissimo progetto qua che non potevo lasciare. E però a conti fatti indubbiamente ora sono contenta e super curiosa di visitare posti che non ho ancora visitato e imparare lingue che non ho ancora imparato, riprendere l'arabo soprattutto. Fantastico. Che lingue parli? Ne parlo 4. Quindi ovviamente italiano, inglese, francese e tedesco, ma voglio assolutamente riprendere l'arabo perché è l'arabo dialetto egiziano ovviamente. Ho provato a fare dei corsi anche con un insegnante privato, ma mi faceva fare l'arabo classico, l'arabo dal Corano, che era molto difficile e diverso poi dal parlato. Quindi io adesso voglio cercare un insegnante, una persona egiziana che mi faccia l'arabo egiziano, perché io ho quello nel cuore. Bellissimo. Senti, per concludere, che consiglio daresti ai genitori che in questo momento spostano i loro figli da una parte all'altra, li sradicano e li rinfilano in scuole nuove, ambienti nuovi, perché si sentano più tranquilli in quello che fanno? I consigli, ovviamente il primo consiglio è quello di fare ai figli tutte queste esperienze, quindi se voi avete la possibilità e la fortuna di fare dei lavori che vi portano all'estero, ovviamente io vi consiglio di portare i figli con voi, di non lasciarli qua o di non disdire certe opportunità lavorative perché avete dei figli. Ecco, il fatto di dire se fossi solo io e mio marito potremmo andremo e faremo, però con i figli come faccio? Beh, non è vero, puoi farlo e come? Cioè, ovviamente avranno qualche difficoltà all'inizio, però vuoi mettere poi il bagaglio culturale che si ritrovano dopo quelle difficoltà iniziali e quindi ovviamente poi ogni caso è diverso, per carità io ho avuto anche tante amiche expat. Una mia cara amica ha fatto un expat molto lungo in Ecuador e anche lei ha avuto lì gioie e dolori, nel senso che sono molto difficili. Infatti all'inizio ci scrivevamo le mail, io e lei, allora tu come sta andando? Insomma, tu come vai? Insomma, ci facciamo forza a vicenda, no? Però tutte poi nel complesso abbiamo avuto alla fine l'esperienza positiva, quindi la fatica ne vale assolutamente, ne vale la pena. Benissimo, grazie mille Valentina. Grazie a voi, ragazze. Sarà un piacere collaborare con te per questa rubrica che
fine hanno fatto i nostri ragazzi e ragazze expat. E, ci rivediamo qui tra un mese con una nuova prossima puntata, un'altra espatriata o espatriato che ci racconterà che, appunto, come se l'è cavata dopo tutti questi sradicamenti e spostamenti. Arrivederci, grazie. Ciao, ciao.